Nel riassunto del suo ultimo documento strategico del 2018, National Defense Strategy of the United States of America, il cui testo integrale è segretato, il Pentagono sostiene che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti e i loro alleati hanno instaurato un ordine internazionale libero e aperto per salvaguardare la libertà e i popoli dalla aggressione e coercizione. Ma che tale ordine viene ora minato dall'interno da Russia e Cina, le quali violano i principi e le regole dei rapporti internazionali. Completo ribaltamento della realtà storica. Il professor Michel Chossudovsky, direttore del Center for Research on Globalization, ricorda che questi due paesi, classificati oggi come nemici, sono quelli che quando erano alleati degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale pagarono la vittoria sull'asse nazifascista Berlino-Roma-Tokyo con il più alto prezzo in vite umane. Circa 26 milioni l'Unione Sovietica e 20 milioni la Cina, in confronto a poco più di 400.000 degli Stati Uniti. Con questa premessa, Chossudovsky introduce su Global Research un documentato studio di James Lucas sul numero di persone uccise dalla ininterrotta serie di guerre, colpi di Stato e altre operazioni sovversive effettuata dagli Stati Uniti dalla fine della guerra nel 1945 ad oggi. Esso viene stimato in 20-30 milioni, circa il doppio dei caduti della Prima Guerra Mondiale, di cui si è appena celebrato a Parigi il centenario della fine con un forum della pace. Oltre ai morti ci sono i feriti, che spesso restano menomati. Alcuni esperti calcolano che per ogni persona morta in guerra altri 10 restino feriti. Ciò significa che i feriti provocati dalle guerre USA ammontano a centinaia di milioni. A quello stimato nello studio si aggiunge un numero inquantificato di morti, probabilmente centinaia di milioni, provocati dal 1945 ad oggi dagli effetti indiretti delle guerre: carestie, epidemie, migrazioni forzate, schiavismo e sfruttamento, danni ambientali, sottrazione di risorse ai bisogni vitali per coprire le spese militari. Lo studio documenta le guerre e i colpi di Stato effettuati dagli Stati Uniti in oltre 30 paesi asiatici, africani, europei e latinoamericani. Esso rivela che le forze militari USA sono direttamente responsabili di 10-15 milioni di morti provocati dalle maggiori guerre, quelle di Corea e del Vietnam e le due contro l'Iraq. Altri 10-14 milioni di morti sono stati provocati dalle guerre per procura, condotte da forze alleate, armate, addestrate e comandate dagli USA,
in Afghanistan, Angola, Congo, Sudan, Guatemala e altri paesi. La guerra del Vietnam, estesasi a Cambogia e Laos, provocò un numero di morti stimato in 7,8 milioni, più un enorme numero di feriti e danni genetici generazionali dovuti alla diossina sparsa dagli aerei USA. La guerra per procura negli anni '80 in Afghanistan fu organizzata dalla CIA, che addestrò e armò con la collaborazione di Osama Bin Laden e del Pakistan oltre 100.000 mujahideen per combattere le truppe sovietiche cadute nella trappola afghana, come dopo la definì Brzezinski, precisando che l'addestramento dei mujahideen era iniziato nel luglio 1979, 5 mesi prima dell'invasione sovietica dell'Afghanistan. Il colpo di Stato più sanguinoso fu organizzato nel 1965 in Indonesia dalla CIA. Essa fornì agli squadroni della morte indonesiani la lista dei primi 5.000 comunisti e altri da uccidere. Il numero dei trucidati viene stimato tra 500.000 e 3 milioni. Questo è l'ordine internazionale libero e aperto che gli Stati Uniti, indipendentemente da chi siede alla Casa Bianca, perseguono per salvaguardare i popoli dalla aggressione e coercizione.